Oggi facciamo un test tra due microfoni, il T-Bone BC500 e lo Shure MV7X. Quale dei due suona meglio? Quale è più adatto per far podcast? Scopriamolo insieme. Ok, oggi siamo qui con due microfoni, sicuramente lo Shure MV7X è un microfono molto più conosciuto, un microfono di un brand molto apprezzato quale Shure. Questo qui invece è T-Bone, un marchio di microfoni ma non solo, che dal mio punto di vista ha un rapporto qualità-prezzo pazzesco. Ok, parliamo dei due microfoni analizzando i punti in comune e soprattutto le tante differenze, ma prima di farlo ti dico che entrambi i microfoni stanno entrando puliti dentro il Tascam Mixcast 4 e non aggiungerò nessun effetto in post-produzione, quindi no equalizzazione, no compressione, no gate, desser o quello che ti pare, ma ascolterai l'audio pulito, così come viene fuori dai microfoni. L'unica cosa, regolerò il gain a meno 14 lux in modo che tu possa sentirlo in modo più corretto e comodo possibile. Un'altra premessa fondamentale a questo video è che tu utilizzi le migliori cuffie a disposizione. Se non utilizzi le migliori cuffie a disposizione non riesci a cogliere le sfumature tra i microfoni. Quindi metti le migliori cuffie che hai e ripremi play a questo video. Ok, parliamo dei punti in comune di questi due microfoni. Sono due microfoni dinamici. Dinamici significa che non hanno bisogno delle 48 volt, che sono microfoni che sono la scelta migliore in ambienti non acusticamente trattati, quindi ambienti dove ci sono rumore, c'è eco, reverbero o altro. Sicuramente il microfono dinamico, a differenza del microfono a condensatore, è la scelta migliore. Ok. Altro punto in comune tra questi due microfoni è che entrambi hanno un pattern polare cardioide. Cardioide significa che prendono tanto di ciò che arriva davanti, soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Il non essere sensibile nella parte posteriore di questo tipo di microfono con pattern polare cardioide è fondamentale perché tu devi indirizzare la parte posteriore del microfono verso l'eventuale sorgente di rumore, che possono essere, può essere un muro oltre il quale ci sono vicini rumorosi, una finestra oltre la quale passano auto, persone parlano, quello che ti pare. In questo caso io sto puntando il microfono verso la parte posteriore del microfono, verso la luce, questa grande luce che ho qui, che ha una ventola al suo interno. Quindi in questo modo mi assicuro che nulla fa miracoli, nessun microfono fa miracoli, però poco di quello che viene fuori dalla ventola entri nel microfono. Benissimo. Questi sono i punti in comune. Forse possiamo aggiungere un altro punto in comune, la costruzione. Sono due microfoni molto solidi, molto resistenti, fatti veramente molto bene, costruiti veramente bene. Ti do una piccola curiosità. A questo microfono gli ho aggiunto dello scotch nero lucido sul corpo perché mi piace. Quindi non cambia il suono ovviamente, ma gli ho aggiunto lo scotch nero intorno, quindi magari non vedi la scritta T-Bone o altre scritte, semplicemente perché mi piaceva questo tipo di estetica. Questo qui ricorda più lo Shure ESM7B, questo qui invece il classico barilotto piccolino che tanti brand come per esempio F-Deuce ha copiato. Questo per quanto riguarda i punti in comune. Adesso veniamo ai punti di differenza. Una delle differenze che subito saltano all'occhio è che questo costa 90 euro, 85-90 euro, una cosa del genere. Questo qui costa 160, quindi quasi il doppio. Ok? Vale la pena spendere di più per questo quando puoi comprarne due con la stessa cifra? Oppure meglio spendere un po' in più perché è vero che il risparmio non è mai guadagno? Questo dipende da te e da quello che stai sentendo con le migliori cuffie che hai messo adesso. Sono due microfoni entrambi molto dignitosi, sono due microfoni, questo qui forse è leggermente più scuro, questo qui forse è leggermente meno definito di questo, insomma ci sono cose che potrebbero far propendere la tua scelta verso uno o verso l'altro. Secondo me un fattore fondamentale quando ci si trova davanti a due microfoni decenti, entrambi validi, il fattore economico da un certo punto di vista può prevalere. Mi spiego, se tu hai 160 euro e puoi e vuoi spenderli, probabilmente questo qui potrebbe essere la scelta migliore. Se invece non hai o non vuoi spendere 160 euro, questo qui potrebbe essere sicuramente una scelta migliore. Come dire, non è che ti stai accontentando, stai comprando un microfono dignitoso, un microfono che può servire per fare un sacco di cose. Ora tu li stai sentendo entrambi puliti, ma questo microfono l'avrai visto in tanti miei video,
quando gli aggiungo l'equalizzazione, la compressione eccetera, ha un suono dal mio punto di vista bellissimo, un suono bellissimo, quindi questo per dirti che non ti stai accontentando, semplicemente potresti stare iniziando adesso, potresti non avere voglia di investire tutti questi soldi perché devi comprare anche la scheda audio, devi comprare il cavo, devi comprare l'asta per il microfono e quindi puoi spendere di meno. Ci sta, assolutamente ci sta, nessun tipo di problema. Però stai sentendo, io sto switchando tra i due microfoni, stai sentendo come suonano in maniera diversa. Sono due microfoni diversi e quindi suonano, inevitabilmente faranno suonare la tua voce in maniera diversa. Ora, ripeto, tu li stai sentendo puliti, ma qualsiasi microfono è difficile che si utilizzi senza equalizzazione, compressione o altro. Quindi è vero che già in partenza ti deve piacere il suono, perché non puoi comprare un microfono dicendo vabbè mi fa schifo, però tanto poi lo equalizzo e lo comprimo. No, ti deve prima piacere. Nel momento in cui ti piace, allora dopo puoi sicuramente andare a correggere alcune imperfezioni che tutte le nostre voci hanno. Il prezzo te l'ho detto, le differenze le stai ascoltando, quale dei due ti piace di più? Quale dei due secondo te è migliore? Nel tuo caso, ovviamente questo lo sai solo tu, ma mi farebbe piacere saperlo se tu commentassi questo video, mi raccontassi appunto quale dei due nel tuo caso è migliore, quale preferisci, perché io lo dico sempre in molti commenti che faccio su YouTube, l'audio ha anche una forte componente soggettiva. Perché a qualcuno piace quel tipo di suono così, a qualcun altro piace un altro tipo di suono. Assolutamente legittimo, ci sta tutto. Quindi ci sta, fammi sapere quale dei due ti piace di più. Ti ripeto il prezzo, questo qui costa intorno 90-85 euro, più o meno questa cifra qua, ma ti lascio il link in descrizione. Questo qui costa 160 euro ed è raro che vada in sconto, ma ti lascio il link anche di questo, in modo che tu possa vedere se per caso non va in sconto, e quindi sarebbe assolutamente da avere. Bene, io ti ringrazio per aver guardato questo video, per qualsiasi cosa resto a tua disposizione, quindi commenta e io rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.